Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche lavorative ed economiche del primo semestre 2025. Abbiamo la carta del mondo. Amici dei gemelli, periodo di compimento, di completamento, raggiungimento dei risultati e chi lo sa, magari per qualcuno potrebbe anche parlare di trasferimento. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai 2 corsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. E sempre nella descrizione troverete anche il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi che partirà a gennaio 2025. Voi comunque guardate sempre la descrizione perché io lì inserisco tutte le novità, le promozioni e poi eventualmente mi contattate via mail se volete avere delle informazioni in più. Dunque ragazzi, questo è l'ultimo di 4 oroscopi che ho pubblicato per il primo semestre del 2025, ve li lascio poi in coda. Bene, in coda al video intendevo. Andiamo a vedere qual è l'energia. Partiamo con un bell'otto di pentacoli, che è la carta decisamente del lavoro. Asso di spade. Abbiamo un 3 di coppe. Un 6 di bastoni, un 2 di coppe, un re di coppe e la carta del giudizio, ma super wow, amici dei gemelli, periodo di rinascita per voi, devo dire. Partiamo dall'otto di pentacoli. Adesso andiamo a vedere le carte, poi dopo farò i vari esempi, occupati, disoccupati, l'economia, gli investimenti e via dicendo. Allora, partiamo da questo 8 di pentacoli, è la carta per eccellenza che parla del lavoro. È come se un lavoro qui fosse già stato effettuato. Andiamo a vedere. 9 di bastoni e re di pentacoli. Sì, qui ho la sensazione che ci sia già stato un lavoro effettuato da parte vostra. Può essere un lavoro, come vi spiego? Il 9 di bastoni parla di stanchezza e quindi è come se qualcuno fosse un po' stanco magari di lavorare sempre, di lavorare spesso, di fare certi orari di lavoro o di fare quel lavoro, mi viene anche da dire. È una stanchezza più fisica. Andiamo a vedere l'asso di spade. 7 di bastoni, un'altra carta di difesa. Wow, e amanti. Voglio andare a vedere anche il 3 di coppe. Sette di pentacoli, un'altra carta che mi dice che il lavoro è già stato fatto, e fante di coppe. Allora, quest'asso di spade mi fa ben sperare o ben pensare al fatto che potrebbe esserci un nuovo inizio a livello lavorativo, un nuovo anche limite per qualcuno, perché l'asso di spade in questo caso è una verità che viene a galla e potrebbe essere un no per qualcuno, ok? Un delimitare i propri confini, difendere la propria zona sicura anche, no? Quindi se per esempio state vivendo in una situazione lavorativa un po' conflittiva, il primo semestre del 2025 potrebbe essere un buon momento per dire la vostra.
Ehm, e anche un suggerimento a trovare la diplomazia quando dovete comunicare le cose agli altri per mantenere comunque una certa armonia di base. La diplomazia, io faccio così quando mi capita di dover dire una cosa un po' dura a qualcuno, mi metto nei panni di questa persona e penso come vorrei che mi dicessero questa cosa in modo che mi ferisca il meno possibile. Mm? Questo è un suggerimento. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Sacerdotessa. E re di bastoni, ragazzi. Il 6 di bastoni è la carta del successo, del riconoscimento, è la carta di qualcuno che ottiene dei risultati. E se pensiamo che la carta iniziale qui è il mondo, devo dire che i risultati arriveranno. Andiamo a vedere questo 2 di coppe. Mago e 9 di pentacoli. Vedo come l'apertura della partita IVA qui, l'apertura di qualche nuove collaborazioni anche potrebbero essere. Magari voi avete già la partita IVA, potrebbero essere delle nuove collaborazioni. Andiamo a vedere il re. Adesso poi ci ritorno qua. Il re di coppe. 2 di coppe nuovamente. E 9 di spade. Allora, per chi avesse una azienda a livello familiare o per chi lavorasse in un'azienda familiare o con dei familiari, è come se ci fossero qui delle regole, delle nuove anche idee potrebbero essere per qualcuno. Proficue comunque. Sento che sono cose proficue, che potrebbero avere un loro perché nel futuro. Andiamo a vedere il giudizio, che è una carta di rinascita, è una carta bellissima, ragazzi. Terminiamo con l'8 di pentacoli, che è la stessa carta con cui abbiamo iniziato la lettura. E un 4 di coppe. Voglio un'altra carta per il 4 di coppe. Un 4 di bastoni. Ok, ok. Allora, ragazzi, partiamo da chi è disoccupato. Allora, devo dire che vedo nuovi inizi. Non necessariamente saranno come dipendente, ma qui ci potrebbe essere come la necessità di doversi aprire la partita IVA per iniziare una collaborazione con qualcuno che vi fa una proposta. Se siete, come dire, reticenti ad aprire la partita IVA, potreste ricevere anche un aiuto inaspettato da parte di qualcuno, come una guida anche potrebbe essere, no? Qualcuno che vi consiglia magari. Ovviamente non risuonerà per tutti questa cosa. Qualcuno potrebbe effettivamente trovare lavoro. Mi viene da dire all'estero, lontano dalla vostra zona di comfort. Dopo arrivo ai progetti. Per chi invece ha un lavoro, scusate, sempre per i disoccupati, ragazzi, sinceramente per adesso non vedo lavori nel lungo periodo. Sì che ci possono essere dei contatti nel primo semestre, dei colloqui, tanti colloqui, devo dire. Ehm,
potrebbe effettivamente entrare qualcosa, però poi da lì a dire che diventerà il lavoro stabile, serio, a tempo indeterminato, ecco, in questo semestre ancora non lo vedo. Però effettivamente sì, potrebbe entrare qualche cosa e anche con i partner. Ehm, Perché comunque abbiamo due volte il due di coppe e la carta degli amanti, quindi qui ci potrebbe anche essere qualche possibilità magari di aprire un'azienda insieme, un'attività, cose di questo genere. Mi fanno vedere un negozio di colori, un colorificio, ma colori per le scuole artistiche, non colori per le case. Mm? Sapete quei negozi dove hanno di tutto per lobbistica, ipotesi, però focalizzato sui colori. Questo so che è un messaggio molto specifico, potrebbe non risuonare, insomma. Per chi è occupato, ragazzi, allora, devo dire che non è male il semestre, ehm, soprattutto se siete in un ruolo medio-alto, quindi avete come dei sottoposti, sento che farete, come vi posso dire, metterete bene le cose in chiaro con le persone con cui collaborate o con cui lavorate, insomma. Ma tutto sommato è un momento veramente di armonia, di raggiungimento di risultati, sia per il gruppo che state seguendo, magari sia per l'azienda in cui lavorate e anche personalmente per voi stessi. Se nel lavoro dove siete non state più tanto comodi, il 2025, il primo semestre, potrebbe effettivamente essere un buon momento per aprire la partita IVA e mettere in pratica quel progetto che avete nel cuore da tantissimo tempo, soprattutto se avete doti per condurre dei gruppi, se avete doti psichiche che si stanno sviluppando, quindi magari avete fatto degli studi esoterici, siete maestri di Reiki, piuttosto che non lo so, siete appassionati da tanto di qualche cosa, è come se fosse il momento di mettere in pratica questo qualche cosa. Avete il mago, è come se fosse ora di iniziare a manifestare la vostra realtà. Vi dico, sinceramente vedo che in questo primo semestre perlomeno sarà meglio se lavorerete da soli piuttosto che con altri, come se fosse difficile accordarsi con un vostro pari, però se voi stabilite le regole e poi le fate seguire da chi vi sta sotto, così diciamo vedo più armonia, mentre con le persone che sono al vostro stesso livello usate tanta diplomazia per, insomma, per riuscire a mantenere l'armonia, ma ragionate sempre con la vostra testa, ecco, un po' questo il senso. Non fatevi troppo trascinare da quello che pensano gli altri, solo per amor di pace. Se siete autonomi, ragazzi, devo dire che potrebbe nascere una collaborazione molto molto importante con una persona. Vi dico, per molti è come l'idea che sia un genitore, o se voi siete già di una certa età, magari un figlio. Però è più facile un genitore o qualcuno che ha più esperienza di voi nel settore, o potrebbero anche essere settori molto diversi ed è come il cercare di farli combaciare per aumentare le vendite. Vi dico, se per caso siete, come vi accennavo prima, di quelle persone che preferisce lavorare da soli, persone, sì, che preferiscono lavorare da sole, non vi precludete le collaborazioni, semplicemente cercate di lavorare sulla vostra diplomazia, perché sento che davvero una relazione che potrebbe anche essere affettiva, quindi ci potrebbe essere un affetto con questa persona, parentale piuttosto che romantico, sento che potrebbe veramente portarvi alla rinascita. Qui la stesa finisce con delle carte stupende, stupende ragazzi. Abbiamo il giudizio, è una carta di rinascita, una carta di risveglio, una carta di presa di consapevolezza, è una carta di risveglio spirituale, ma è anche la carta della chiamata. È come se qui ci fosse la conclusione di un ciclo e l'apertura di un nuovo ciclo. Molti ho come la sensazione che saranno chiamati a sviluppare il progetto
che è nel loro cuore, che sono lì, che è tanto tempo che vorrebbero ma non osano. E difatti vi dico, qualsiasi sia il vostro stato lavorativo, se per caso avete dei progetti, io vi vedo benissimo in tutto quello che sono le terapie di medicina alternativa. Potrebbero essere le campane tibetane, potrebbero essere i tarocchi, le rune, potrebbe essere l'agopuntura, ehm, aiutare la gente a capire come organizzarsi magari nella vita. Quello che vi verrà bene, quello che diciamo vedo ben, protetto come ideale, come ideologia, è l'inizio di corsi per l'espansione personale e spirituale delle persone. Quindi se quello per caso è il vostro progetto, avanti tutta, ok? Per quello che riguarda i soldi. Allora ragazzi, non vedo grossi movimenti a livello economico sinceramente, né, di uscite né di entrate, anche se ho come la sensazione che qualcuno potrebbe aspettare come di ricevere, un credito. Potrebbe arrivare questo credito. Lavoro non ve ne mancherà, movimento non ve ne mancherà, ma secondo me con questo mondo cambierà una parte importante del vostro lavoro in questo primo semestre del 2025. Se invece parliamo di investimenti, che possono essere gli investimenti immobiliari piuttosto che quelli in borsa, qualsiasi sia l'investimento che avete già in atto, devo dire che darà i suoi frutti nel primo semestre del 2025. Potrete veramente godere di una sorta di serenità di base, nel senso che le necessità primarie e anche quelle secondarie saranno coperte. Insomma, il duro lavoro che avete fatto verrà ricompensato e per molte persone si cambia proprio lo stile di vita del lavoro. Vi dico, la carta del giudizio fa riferimento alla chiamata. Può essere una chiamata fisica, quindi una telefonata, e vi dico perché per qualcuno ci potrebbe essere come una collaborazione a livello affettivo, quindi magari un vostro parente, un vostro amico, un vostro ex potrebbe anche essere. Fatemi vedere se... No, non lo vedo tanto l'ex. Un conoscente, mettiamola così, con il o la quale potrebbe nascere questa collaborazione. Vedo novità, aria di novità. Si chiude un capitolo, se ne apre un altro, ragazzi. Fatemi sapere poi come vi risuona la lettura, perché per me è interessante saperlo. Va bene. Comunque devo dire che si finisce con una grande presa di consapevolezza e una stabilità. mm? Una stabilità come una nuova certezza, una nuova sicurezza. Andiamo a vedere Osho cosa vi dice. Abbiamo la carta del silenzio, che è la carta della stella, e è come se vi invitassero a creare nuovi obiettivi. È interessante perché, non so se si vede, però c'è come un viso, una figura che ha gli occhi chiusi, ok? Si sta in silenzio, si chiudono gli occhi e ci si guarda dentro. Qual è la mia verità? Qual è il mio obiettivo? Qual è il mio destino? Tenete presente che la carta della stella è collegata anche con l'intuizione, con l'apertura del sesto e del settimo chakra, con quelle che sono le canalizzazioni. Ed è una carta che fa riferimento anche ai semi stellari. Siccome prima vi dicevo che se avete intenzione di cambiare lavoro o di iniziare una nuova attività lavorativa, può essere molto favorito il settore della crescita spirituale, può essere che qualcuno qui cambi la direzione, la traiettoria della propria vita lavorativa, come se arrivassero nuovi obiettivi importanti per voi. Un risveglio spirituale potrebbe tranquillamente essere. Oppure un'azienda del passato anche, che vi richiama. Andiamo a vedere un koan. Guarda le stelle, ma cammina sulla terra.
terra. Wow! Che interessante questa perché abbiamo le stelle anche qui. Ok, come se vi dicessero puntate in alto, ma rimanete concreti, cercate di capire quello che effettivamente si può fare, quello che è in vostro potere fare. Tenete presente che avete il mago, ok? Quindi qui è in gioco la legge di manifestazione. Come attraete, come pensate, che tipo di energia create con i vostri pensieri e quindi qui si tratta anche di disciplinare i propri pensieri. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo comunque sapere nei commenti perché a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete o scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. I titoli dei video sono pubblici, se volete potete entrare nelle playlist con le copertine lilla che sono quelle dedicate agli abbonati e farvi un'idea dei temi che vado via via trattando. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2025 splendido e ricco di abbondanza, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!